Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Il video di oggi è dedicato a Olafur Eliasson, un artista danese che io amo molto e che è protagonista di una mostra qui alla Tate Modern di Londra, dal titolo In Real Life. Se questo è il vostro primo video sul canale, io sono Clelia e sono qui per condividere con voi la mia passione per l'arte. I miei video sono dedicati ai viaggi a tema d'arte, ma anche a mostre, storia e mercato. Se siete quindi interessati, iscrivetevi e attivate la campanella, così da non perdere nulla. La mostra di Eliasson alla Tate Modern è stata per me l'occasione perfetta per riscoprire un artista che conoscevo già, ma di cui avevo visto di persona soltanto un paio di lavori. Si tratta di una mostra antologica, quindi una personale, in cui vengono presentati tutti i lavori più importanti dell'artista. Ci sono opere dagli anni 90 ad oggi e attraverso le sue installazioni, sculture e dipinti, Eliasson ci fa riflettere sul nostro rapporto con la natura e sull'influenza che abbiamo noi sul mondo che ci circonda. La mostra alla Tate è organizzata secondo me davvero bene e fin dalla prima sala si ha la sensazione di vivere all'interno dello studio dell'artista. Si racconta infatti che lo studio di Eliasson a Berlino sia caratterizzato da due elementi: i modellini che utilizza per progettare le sue installazioni e da lunghe tavole sulle quali sia lui che i collaboratori attaccano articoli di giornale e materiali di ricerca, utili ovviamente a sviluppare nuove idee. La sensazione che si ha immediatamente è quella di entrare nella mente dell'artista, un artista che conosce e usa le proporzioni e la geometria, ma ama anche studiare le regole della natura. I primi lavori di Eliasson risalgono all'inizio degli anni 90, quando, da studente della Royal Danish Academy of Fine Arts, vince una borsa di studio per trascorrere un periodo a New York. Lì comincia davvero a sviluppare i suoi lavori più importanti e più interessanti. In un primo momento lavora come assistente di un artista, ma nel frattempo studia anche psicologia delle arti. L'interazione dello spettatore con l'opera è di certo una delle caratteristiche principali dei suoi lavori, che sono concepiti spesso come vere e proprie installazioni. Olafur Eliasson crede infatti che l'arte possa avere un forte impatto sulla società non solo attraverso le mostre dei musei, ma anche al di fuori di queste. L'arte infatti secondo lui avvicina le persone che si ritrovano insieme a vivere le sue opere. Questo principio viene applicato fin dai suoi primi lavori come Window Projection del 1990, che consiste in una finta finestra sulla quale lo spettatore si affaccia per poter presentare se stesso il mondo, ma che in realtà è un gioco di illusioni creato da una intensa luce bianca sparata contro il muro. L'opera cambia con lo spettatore. Ogni volta che una nuova persona si avvicina e interagisce con essa, anche l'opera stessa cambia. Sempre dei primi anni 90 ci sono alcune opere che raccontano invece di una personalità più introversa e solitaria, come l'opera I Grow Up in Solitude and Silence del 1991, che consiste in un'unica candela sul pavimento che si consuma all'infinito davanti agli occhi di chi lo osserva. Fra le opere che hanno catturato di più la mia attenzione non posso non raccontarvi di Beauty. Alla Tate un'intera sala è dedicata soltanto a quest'opera, che è stata completata da Eliasson quando ancora era uno studente. Viene esaltata la bellezza della natura in una delle sue forme più poetiche, quella dell'arcobaleno. Questo viene ricreato grazie ad un faretto che illumina una nebbia di goccioline d'acqua immesse nell'aria attraverso dei tubi, un effetto che cattura moltissimo l'attenzione nella sala buia e lascia davvero senza parole, secondo me. E l'arcobaleno non è l'unico fenomeno naturale ricreato all'interno delle opere di Eliasson. Ad esempio in Waterfall, una cascata d'acqua, torna e ritorna in maniera costante. Il suo è un suono che tranquillizza, ma che rimane comunque in netto contrasto con la forza stessa dell'acqua. E la grandezza di quest'opera, secondo me, sta nel fatto che è all'esterno della Tate, dove può essere vissuta e conosciuta non soltanto da chi paga il biglietto, ma anche da chi passa da lì per mille altre ragioni, proprio per sottolineare la volontà dell'artista di Eliasson di portare l'arte anche fuori dai musei. Sempre tornando alla presenza degli elementi naturali, la nebbia nei lavori di Eliasson è un elemento ricorrente e da sempre ritorna in alcune delle sue opere più note, ad esempio The Weather Project del 2003, dove la presenza di un finto sole ricreato nella tourbillon della Tate ci fa rivalutare l'importanza di questa fonte di energia per la Terra e per noi esseri umani. A dire il vero, il nome di Eliasson si è legato con il tempo a questo lavoro, anche perché è stato spunto per una delle sue più importanti e famose azioni filantropiche di sviluppo e aiuto del pianeta. Attraverso l'ideazione di una lampada portatile a energia solare sostenibile, Eliasson si è impegnato a portare a 1,2 miliardi di persone che non hanno accesso regolarmente all'elettricità una fonte di illuminazione alternativa.
Vi lascio il link in descrizione se volete scoprire un po' di più su questa iniziativa e se vi incuriosisce. Un'altra opera in cui torna il tema della nebbia e che sta secondo me davvero diventando la protagonista di questa mostra è Your Blind Passenger, un corridoio di circa 40 metri in cui non si riesce a vedere quasi nulla se non a pochi passi da sé. Quest'opera crea nello spettatore tanta curiosità, ma anche un senso di ansia e costrizione, che forse è causato in parte dall'atmosfera dolce, diciamo così, che si respira a causa di un elemento che viene utilizzato nella creazione della nebbia. Un'opera che non lascia indifferenti e che permette di vivere un'esperienza condivisibile, ma che lancia anche un messaggio forte sull'uscire dalla propria zona di comfort e riuscire a esplorare il mondo per conoscerlo e riconoscerlo. Come vi dicevo, tutte le opere di Lee Hasson si basano su questa necessità di creare un'esperienza che non sia solitaria, ma al contrario di condivisione. Viviamo tutti sullo stesso pianeta, che ha delle regole ben precise, ma che al tempo stesso devono essere rispettate da tutti noi. Questo è il messaggio di Lee Hasson, che tra l'altro, giusto un paio di giorni fa, è stato nominato ambasciatore per i programmi di sviluppo delle Nazioni Unite. E questa sua attenzione verso la natura nasce sicuramente dal legame con i luoghi in cui l'artista è nato e cresciuto. E Lee Hasson infatti nasce nel 1967 a Copenaghen, ma da piccolo trascorre tutte le sue estati in Islanda. E un'intera serie di opere è dedicata al suo rapporto con questo territorio, che secondo lui ha una caratteristica particolare. Per essere realmente vissuto deve essere scoperto attraverso scalate e lunghe passeggiate. Avendo vissuto in prima persona in questi luoghi, Lee Hasson ha anche avuto la possibilità di essere in un certo senso testimone negli anni del cambiamento climatico che è stato raccontato in alcuni dei suoi scatti fotografici più belli e più interessanti. La spinta che Lee Hasson vuole dare è sempre legata a migliorare non soltanto il luogo in cui viviamo, ma anche noi stessi. Per questa ragione nascono alcune opere legate ai caleidoscopio, oggetti che attraverso l'ingresso della luce creano nuove immagini. Dobbiamo essere infatti in grado di vedere sempre con nuovi occhi la realtà che ci circonda e dobbiamo essere anche in grado di dubitare di noi stessi e del mondo, per poter quindi contribuire al suo sviluppo. È questo ad esempio il significato di un'opera come Your Spiral View del 2002 o In Real Life del 2019, da cui prende appunto il nome la stessa mostra alla Tate. E dato che viviamo nella società, è attraverso l'interazione con gli altri e con lo spazio che ci circonda che manifestiamo noi stessi. E opere come Your Uncertain Shadow del 2002 ci fanno riflettere proprio su questo tema. Su una parete vengono proiettate le nostre ombre e, come avrete notato, la luce diventa un tema sempre più ricorrente nelle opere di Lee Hasson. Forse anche questo dovuto all'esperienza in Islanda e alla difficoltà di avere una copertura di luce per più di un certo numero di ore durante la giornata. Io sono uscita dalla mostra alla Tate con l'idea che ognuno di noi sia una pedina indispensabile non solo nella salvaguardia del pianeta, ma anche nel racconto del nostro passaggio. Il lavoro di Lee Hasson dimostra come dietro ogni affermazione che si fa ci sia una persona, le sue paure e i suoi limiti. Noi siamo parte della società in cui viviamo e dobbiamo farne parte interagendo. Se questo mio racconto dei lavori di Olafur Eliasson attraverso la visita insieme alla mostra alla Tate Modern di Londra ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale attivando la campanella. Ci saranno infatti nuovi video dedicati all'arte contemporanea e ai suoi artisti e io non vedo l'ora di portarvi in giro con me. Quindi grazie della compagnia e a presto!